Ciao, bentornato o benvenuta se è la prima volta sul mio canale. Questa settimana guardiamo insieme la mia collezione di scarpe Hillstar, divise per tipologia di scarpa. Se vi piace questo video vi invito a seguirmi su Instagram dove sono abbastanza attiva e metto delle preview per i video successivi e a iscrivervi al mio canale. Piccola premessa sulle scarpe Hillstar in generale. Molte ragazze con cui mi sento o comunque con cui ho contatti hanno avuto dei problemi con le taglie, perché le taglie sono inglesi, ma il corrispettivo rispetto alla taglia italiana è un po' più piccolo, e soprattutto sono molto strette. Io ho una pianta del piede piccola, quindi non ho mai avuto problemi. Tutte le taglie di questa recensione sono una taglia 4, quindi una 37 italiana. Però se siete in mezzo alle misure del piede oppure se avete una pianta particolarmente larga, vi suggerisco di andare sulla taglia sopra. Le prime che vi faccio vedere sono le Evelyn Flat, sono venute 15 sterline, quindi circa 17 euro, e sono purtroppo per i materiali non ci sono molte descrizioni dettagliate sul sito, quindi purtroppo vi potrò dare solo quello che ho trovato. Sono fatte in pelle vegana e la suola in gomma. Come vedete sono un paio di ballerine che hanno davanti un piccolo fiocco fatto in pelle vegana che richiama vagamente l'ala di un pipistrello, e al centro c'è un dettaglio in metallo con un pentacolo rovesciato. Dentro le ballerine hanno una leggerissima imbottitura, nel senso non sono proprio piatte, c'è un piccolo spazio dentro dove appoggia il piede a cuscinetto e la parte dentro è stampata, una stampa con dei pentacolini. Sono un semplice paio di ballerine nere, ma hanno quel piccolo tocco in più del dettaglio che è quello che tutto sommato fa cercare le persone Hillstar, quindi quel qualcosa in più. Le prossime ballerine che vediamo sono le Cursula Velvet Flat, le ho pagate 12 sterline, quindi circa 14 euro, pelle vegana e velluto, non sono grandi indicazioni, lo so. Fanno parte di quella famosa collezione Sirena di cui vi ho fatto vedere qualcosa per i top, quindi sono in velluto con questa stampa a scaglie, vagamente iridescente. Queste sono ancora più sobrie come ballerine rispetto alle altre, infatti le uso quando mi devo vestire formale, quando devo incontrare magari la mia famiglia o parenti. Come vedete l'interno di queste non ha una stampa, è semplicemente nero, e anche qui abbiamo la suola in gomma. Passiamo ora alle scarpe che io definisco sobrie, quelle che utilizzo in genere per tutti i giorni, quando vado a fare una camminata, quando vado a fare la spesa, quando vado a fare le cose della vita. Le prime sono le Starmap High Tops, che sono venute 33 sterline, quindi circa 32 euro. Cotone stampato in esterno e una suola interna in gomma rialzata, quindi hanno una sorta di plateau, potrei definirlo, all'interno. Hanno queste due dita di suola esterna e poi dentro c'è questo bel cuscinetto per cui camminarci. È uno spettacolo. Fanno parte della stessa collezione di cui ho il vestito, il Milky Way Dress. La stampa nera con sopra tutte le costellazioni segnalate, con le lune, tutte le stelline. Forma richiama quella delle note Converse, però non sono soltanto uno strato di tela. Girandole hanno sulla zona della caviglia un rinforzo imbottito. La cosa per me è fantastica perché tendo ad avere spesso problemi di abrasione o comunque di vesciche. Mi è capitato solo con un paio di scarpe Hillstar di averne, quindi le adoro. Hanno questo strano gancio, io mi chiedo perché, se è una scelta puramente estetica o se qualcuno le appende, non lo so. Io ho avuto un piccolo problema con queste, non l'ho segnalato in tempo all'assistenza e non è stato un grosso problema, però ve lo dico. Io le ho comprate in clearance queste scarpe, però mi sono arrivate con dei lacci di 2 dimensioni diverse e siccome sono pigra non le ho ancora cambiati. Sì, lo so, dovrei farlo. Quindi c'è un laccio di una scarpa che è molto più lungo rispetto all'altra, non so per quale motivo. Comunque si allacciano come le Converse, quindi possono essere un po' tediose. Sono ottime per la mezza stagione più fredda, quindi per l'autunno, per l'inizio dell'inverno, però sono estremamente comode. Ci sono andata in montagna a camminare, non ho avuto assolutamente un problema. Le prossime che vi faccio vedere sono le She's Out There Trainer, che ho pagato 30 sterline, quindi circa 34 euro. Sono pelle vegana, suola in gomma rialzata e dettagli in metallo.
Anche queste scarpe sono estremamente comode perché sono super imbottite sia sotto che intorno. Le sto usando adesso come scarpa da inverno perché, essendo in pelle vegana, sono idrorepellenti e sono caldissime. Come vedete c'è questo dettaglio dell'alieno. Il metodo dell'allacciatura è un po' fastidioso perché c'è sia le stringhe che poi sopra questi laccetti col velcro. Volendo si può ottenere solo i lacci col velcro, ma almeno per il mio gusto personale preferisco che la scarpa stia molto stretta alla caviglia, quindi li tengo tutti e due. Mi tengo il fastidio di allacciarle. Sono delle trainers, quindi hanno una sorta di platform, comunque non altissimo. Anche per queste il dietro, quindi tutta la parte della caviglia è rinforzata ed è imbottita, sono caldissime. Vedete sotto la suola è zigrinata. Questa suola non è in gomma rinforzata, cioè sono due tipi di gomma diversi, non lo so, non chiedetemelo. Questa è molto leggera, nonostante le scarpe siano foderate e tutto, la suola non è particolarmente pesante, dà questa sensazione, forse ve l'ho usata altre volte, di vuoto o di gomma, quella dei materassini. Non ho mai avuto problemi, tipo non sono mai scivolata quando pioveva con l'acqua e tutto. Questa è un'aggiunta dell'ultimo minuto e ve la voglio far vedere così. Chi di voi mi segue da qualche tempo le ha già visti, quindi la aggiungo come plus, che sono le ciabatte, le scarpette da casa. Le Dark Lord Slippers sono una ML, un'eccezione, sono venute 20 sterline, quindi circa 23 euro. 100% Polymix. Sì, le ho appena tolte dai piedi. Sì, sono bellissime. Queste qua erano un regalo di Natale per dolce metà. Se guardate il video dell'unboxing vedrete che io per me mi ero presa quelle con il gatto. Il problema è che l'ingresso del piede, se riesco a farvelo vedere, è cucito molto stretto, quindi anch'io col mio piede così piccolino ho dei problemi a entrare nella scarpa. Dolce metà è ben sopra il 40, quindi un altro paio di scarpette per me. Ovviamente, come tutte le scarpe di questo tipo, sono fatte in una sorta di peluche gigante e il sotto si sta praticamente già rovinando e prende subito la forma del piede, quindi l'imbottitura che c'è dentro, sulla quale poi si cammina effettivamente, perde subito la forma, quindi vi ritroverete subito a camminare su una solettina. Ma sono molto belli, sono molto caldi, ho smesso di portare i calzini in casa, non ho più il problema di piedi freddi. Prima di passare alle prossime due categorie ho deciso di inserire le promozioni a metà del video piuttosto che alla fine, perché lo capisco bene che chi è interessato alla parte di recensione Keelstar salterà comunque questa parte, però volevo quanto possibile sponsorizzare piccoli artigiani. Il canale YouTube di questa settimana è un canale che chi nella zona italiana segue i video di questo tipo già sicuramente conosce, ma lo segnalo a tutti, che è Mystic Moon, che ha anche un grandioso feed di Instagram che vi lascio qui sotto, e qua sopra vi lascerò uno dei suoi video. Anche lei fa unboxing Keelstar, unboxing di altre marche più famose, alcuni video tour ad esempio in negozi di grande distribuzione come può essere Tiger durante il periodo di Halloween, cosa c'è nella collezione o cosa può essere riadattato allo stile. Molto carino, molto carina lei, quindi io vi invito a seguirla. Mentre per la parte di piccole imprese e artigiani vi sponsorizzo questa piccola artigiana italiana di cui io sono venuta a conoscenza durante il periodo di Natale e sono riuscita a farmi un piccolo regalino utile al canale. Lei è Laura is Dead e la trovate su Instagram e ve la segnalo qui sotto, e crea principalmente questi che sono dei piccoli quadernini. Questa è la versione più piccola di tutte, ho preferito prendere una versione portatile, quindi una versione piccolina. È tutto fatto a mano, quindi ha questo rivestimento in similpelle nera e come vedete dentro è tutto borchiato e tutte le pagine hanno la forma di una baretta, più questo segnalibrino rosso. Insieme ho preso questo per il libro che avete visto in uno degli scorsi video, che vi sponsorizzo ancora, andatevelo vi prego a vedere, è bellissimo quel libro, sono a metà e mi sto divertendo tantissimo. Ho deciso di prendere questo bellissimo segnalibro abbinato. Passiamo ora alle scarpe platform, quindi quelle che hanno una zeppa, quelle che hanno una suola rinforzata, rialzata, senza grosse variazioni tra davanti e il dietro, senza il tacco. Le prime che vi faccio vedere sono state il mio regalo a me stessa di Natale, sono stata brava, non le ho mai messe fino a che non è stato Natale,
e sono le Draconian Platform, le ho pagate 30 sterline, quindi circa 34 euro, e sono in pelle vegana. Sono enormissime, sono dei platform altissimi e ci ho girato soltanto in casa perché ho molto timore per le mie caviglie ad uscire con quelli mentre piove, non voglio ancora morire. Quindi come vedete sono immacolate perché ancora non sono riuscita a metterle. Anche queste dentro sono imbottite, molte delle scarpe Keelstar hanno un'imbottitura soprattutto nella zona di frizione della caviglia o comunque del calcagno. Ancora queste sono in rodaggio perché bisogna un attimo allargarle per far entrare il piede, avendole indossate così poche volte non si sono ancora smollate ovviamente. La parte degli ultimi due passanti delle stringhe è rinforzata, quindi ci sono degli occhiali di metallo su tutte tranne le ultime due che hanno questo rinforzo oltre all'occhialo di metallo in plastica, probabilmente perché sono quelle che giustamente fanno più trazione per come si cammina. Sono molto d'effetto però, sono veramente belle e magari al primo occhio la parte principale della scarpa è piuttosto sobria, però quelle 5 dita di zeppa la rendono meravigliosa. Le prossime sono i Toon Travel Platform, sono venute 41 sterline, quindi circa 46 euro, come al solito tessuto sintetico e gomma. Queste hanno una leggera variazione secondo me nella parte della suola, però sono considerate platform. Sono un paio di anfibi. Queste, come avete visto nelle immagini di stock, erano con le stringhe messe in modo tale da fare un pentacolo rovesciato, il che è un'idea molto carina esteticamente, ma quando poi si andavano a stringere, di fatto non si stringevano. A me danno fastidio le scarpe che stanno sulla zona della caviglia ma non stringono la caviglia, quindi per quanto io abbia dovuto a malincuore rinunciare alla parte estetica, ho dovuto sciogliere tutto e mettere un nodo normale. Sono semplici anfibi neri con questo paio di stringhe bianche, c'è anche un paio di stringhe nere nella scatola quando arrivano, molto morbide. Questo strato di pelle vegana che forma di fatto la scarpa è molto sottile, questo non è imbottito. Secondo me è più adatto alla mezza stagione, infatti in autunno, conto in primavera di utilizzarle e hanno il trucco. Non tutte le scarpe della Keelstar l'hanno, ma quelle che lo hanno ci piacciono molto perché siamo super pigre e quindi invece di rifare tutte le volte i nodi o di riallacciarlo tutte le volte basta farlo una volta sola, stringere bene e poi usare la zip. Avere una zip che si alza e si abbassa poi permette di entrare anche meglio, proprio perché essendo così stretto come tipo di scarpa si entra un po' di lato, forzando leggermente forse il calcagno. La cosa particolare sì era come era messo le stringhe, potete trovare anche dei tutorial online su come legare le scarpe in modo tale da fare quell'effetto. Io le apprezzo molto perché sono super comode e non mi è mai venuta una vescica, anzi no, una volta mi è venuta una vescica ma ci ho camminato 7 ore ed era la prima volta che le indossavo fuori, quindi per me che con le Martens facevo letteralmente 2 minuti di camminata, arrivavo in fondo alla strada e avevo già le vesciche sanguinanti, è una cosa bellissima. La categoria più grande di scarpe Keelstar che possiedo, che sono tutti i boots, quindi anfibi e un paio di stivali. Partiamo con quelli più recenti, che sono gli Aris Combat Boots, già stati presentati in uno degli haul. Sono venuti 81 sterline, quindi circa 90 euro, in pelle vegana. Il famoso paio di scarpe non avrei mai preso con i miei soldi, perché sono una barbuna. No, perché io trovo che sia meglio acquistare su Keelstar sempre nella zona di clearance saldi. Che ci devo fare? Questi sono anche tra i più dettagliati tra le mie paia di scarpe. Scusate, sono sporchi perché li ho indossati da quando li ho avuti tra le mani. Come vedete hanno una parte stringata sul davanti e diverse cerniere barra cinture decorative sul davanti e lungo i lati. C'è questo dettaglio in metallo sempre del solito pentacolo rovesciato, stavolta nero, quindi molto sobrio. Il problema di avere le stringature e di avere questo pezzo centrale piuttosto grosso è che è finto, cioè nel senso la cinghia che lo tiene insieme è vera, quindi si può aprire quella parte del cinturino e allargarlo leggermente, però poi è cucito intorno alla zip, quindi di fatto non è possibile cambiare nemmeno un po', allargarlo un po' di misura. Infatti è il problema che io ho con queste scarpe, non riesco a entrare bene, cioè devo forzare il pezzettino rinforzato
della zona del calcagno. Se avete presente, i boots comunque hanno una zona interna, cioè c'è il tessuto, quel qualcosa dentro e un altro pezzo di tessuto. Come vedete dal video io devo forzarlo perché altrimenti non entro. Poi una volta che il piede è dentro non mi dà nessun problema. Li ho usati da quando ce li ho perché sono un paio di stivaletti con questo stile un pochino più mascolino che adoro. Li ho messi con tutti i paia di jeans che avete visto ultimamente. I prossimi che vi faccio vedere sono il mio paio più vecchio di scarpe Hillstar. Sono gli Atlantis Velvet Combat Boots. Sono venuti 40 sterline, quindi circa 45 euro. Velluto, pelle vegana e suola di gomma. Sono la cosa più comoda che ho. Anche questi fanno parte della stessa linea delle sirene nere, quindi hanno questo dettaglio a scaglie. Sono in tessuto, quindi non sono particolarmente rigidi, non sono particolarmente accoglienti. Io ce li ho da 2 anni e nel corso del tempo si sono smollati molto, il che li rende comodissimi perché infili la scarpa, tiri sulla zip e sei pronto. Hanno questo leggero tacchettino che a me non dispiace per la schiena perché avendo problemi di schiena questi sono comodissimi per me per camminarci, però li rendono molto rumorosi, cioè se camminate come in varie città italiane sui San Pietrini o anche solo in una strada non rumorosa sentirete solo voi, fate clac clac clac. Con questo tacchettino è una scarpa che può essere anche indossata con qualche abito per renderlo leggermente più sportivo. Ovviamente essendo in velluto non è tanto adatta per i giorni di pioggia e non essendo imbottita è un po' fredda, quindi va bene per l'autunno, va bene per la primavera. Di base io non porterei mai gli stivali d'estate, ma fate voi. Passiamo ora a quella che credo che tra le scarpe Hillstar sia quella più collezionata, ovvero i Broom Rider Boots, che sono venuti tantissimo per i miei canoni, 67 sterline, quindi circa 75 euro, in pelle vegana e dettagli in metallo. Di questo particolare modello esistono diverse varianti, una grigia con i glitter, una viola con i glitter, un paio con il velluto, un altro paio in PVC. Questo è il modello base. Come vedete è ben strutturato, davanti ha 2 mezze lune, ha una stringata che però è solo estetica, tutti questi dettagli di lavorazione con gli occhielli in metallo, questo effetto bombato, ha la zip di lato, quindi per inserirlo non è un grosso problema, e la zip ha una piccola luna intagliata dentro. Come vedete c'è il platform e un bel tacco. Sono delle scarpe piuttosto importanti, ad esempio io le uso come scarpe col tacco perché non sono abituata comunque a indossare décolleté o cose simili. Queste sono le mie scarpe eleganti. Questo è il prossimo paio. Questo paio di scarpe con gli abiti Hillstar che avete già visto nelle mie collezioni stanno benissimo perché sono sì degli anfibi, quindi hanno un taglio un pochino più aggressivo, ma con il tacco, con tutti i dettagli sul davanti, non ci sono davvero grossi problemi. Soprattutto da una persona che non mette i tacchi, vi dico che sono comodissime, perché grazie al platform davanti e a tutto il sostegno che c'è sulla caviglia, non ho mai avuto un problema da dire non mi sento sicura, rischio di cadere, non so camminarci. Secondo me questa scarpa vale il prezzo, poi dipende quanto spesso la usate, come la usate. Io l'ho usata per fare un paio di serate, un paio di cene, quindi anche questa la possiedo da 2 anni e credo di averla indossata un 5-6 volte. Non tantissimo, però più o meno è quanto avrei indossato una scarpa magari décolleté, ma con questa mi sento molto più sicura e molto più comoda. I prossimi stivaletti che vi faccio vedere sono i Sorceress Boots che ho comprato di seconda mano a 30 euro, un grandissimo affare, in pelle vegana e dettagli in metallo. Come vedete lo stile di questo è simile alle Broom Rider, queste sono di una delle vecchie collezioni. Hanno davanti questa zip con la mezzaluna e una serie di cinturini sul davanti che sono veri, quindi si possono leggermente aprire e chiudere, e dietro c'è una zip sul calcagno. La posizione di questa zip è un po' fastidiosa, queste sono un 4, quindi è la mia taglia, però quando le inserisco devo fare un po' forza per far scivolare il piede e indossare delle calze. Ad esempio i calzini non riesco a indossarli perché sono molto precise, probabilmente è il motivo per cui poi dopo Hillstar ha scelto di posizionare le cerniere sul lato invece che dietro, però è una delle vecchie collezioni ed è una scarpa a punta. In genere non amo particolarmente le scarpe a punta, però ho detto perché no? Per quei 2-3 abbinamenti con abiti un pochino più in tema strega, un pochino più flessuoso, mi piaceva come idea.
La punta probabilmente rende la scarpa piccola, nel senso, se fosse stata una punta stondata, questa scarpa mi sarebbe stata grande, perché diciamo gli ultimi 3 centimetri della scarpa non riesco a inserire il piede, anche forzandolo. Anche qua il tacco non è particolarmente gravoso perché purtroppo le ho indossate fuori solo una volta perché le ho comprate quest'anno e non ci sono state molte occasioni. Le lune davanti, la ragazza che me le ha vendute le aveva indossate solo una volta ed erano già graffiate e capisco perché battono su altri pezzi di metallo, sono molto esposte e quando si cammina inevitabilmente dondolano un po', quindi magari per i dettagli sono un pochino più sensibili e delicate rispetto ad altre. L'ultimo paio di scarpe che vi faccio vedere sono le Slayer Boots, sono venute 56 sterline, quindi circa 63 euro, pelle vegana e PVC. Queste sono un paio di stivali effettivamente, da concerto, hanno tutta la stringatura davanti, un cinturino sulla parte del piede e poi questa suola zigrinata a costine e il solito immancabile zip laterale. Questa suola è un po' particolare rispetto alle altre, perché se per le altre vi ho detto che sembrano dei materassini di gomma piuma e possono essere più o meno piene, tipo le Dracon Platform, secondo me sono più pesanti rispetto alle Tomb Raider, che sono più leggere, mentre queste sembra siano vuote. Non so bene come spiegarvelo, ma sembra che la suola sia solo all'esterno e non c'è la gomma sotto, quindi è tutto fatto dello stesso tipo di la suola. Questo le rende leggermente scivolose, le ho indossate solo a un concerto, mi sono trovata abbastanza bene perché il look era interessante, eccetera, però eravamo a un concerto all'aperto, quindi c'erano i sassolini, c'era la ghiaia. Non sono sicura che in un locale con anche solo quella sorta di plastichina in terra possano dare problemi. Sicuramente questo è il paio di cui a conti fatti sono meno soddisfatta perché esteticamente sono molto belle, le vorrei usare per fare un determinato tipo di cose, ma alla fine sono risultate un po' troppo delicate per quello che volevo fare io. Ultima cosa che vi segnalo sulle scarpe Keelstar: tra tutte le varie categorie di prodotti venduti da Keelstar, le scarpe sono quelle dove più spesso nei vari gruppi di scambio europei, inglesi, americani si sentono di persone che hanno avuto problemi, soprattutto non su nessun tipo di scarpa che ho io, ma ci sono altri tipi che vi lascerò, che vi metterò qua, più alte o comunque più particolari, dove diverse persone hanno avuto dei problemi, si è staccata completamente la suola, ci sono stati dei problemi col servizio clienti che contestava il fatto che si fossero rotte perché magari non sono state usate in modo proprio. Quindi vi dico, io sono sicura di questi. Vi consiglio, quando potete, di comprarle non online, ma di comprarle in negozio, di comprarle usate da qualcuno che vi può dare un pochino più di aiuto. Ad esempio, io avrei tanto voluto comprare le loro Creepers perché mi interessavano molto. Quando sono andata a provarle in negozio, ho visto che la mia taglia era troppo piccola, perché avendo il piede leggermente sollevato non riuscivo a entrare. La taglia sopra era grandissima e quindi ho fatto bene a cercarle in negozio, gliele volevo comprare lì, perché se le avessi comprate online avrei dovuto rispedirle e o rivenderle. Quindi questo è quanto per il video di oggi, io vi ringrazio per essere stati con me ancora una volta, vi auguro una buona giornata, una buona serata ovunque voi siate e ci vediamo lunedì prossimo con un video dedicato alla mia collezione di borse Keelstar. Ciao! E dolci d'ogni tipo assaggerai, gradisci un altro po' di baklava.